Come avrete già capito, oggi parleremo di lui, di One, questo simpatico pupazzo che insieme a 4 e 5 molti anni fa ci allietavano i pomeriggi su Bim Bum Bam. E... cosa? Non è... quel One inteso... ok, allora... niente, oggi parleremo di One 2.1, ecco di cosa parleremo. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Ovviamente oggi parleremo di quel modello per generare video che sta spopolando e che è riuscito in tantissimi frangenti a battere un One Video, ovvero One 2.1. Sì, perché siamo già alla versione 2.1 e viene da chiedersi ma la 1.0, la 1.5, la 2.0 dove erano esattamente, però pazienza, l'importante è avere un modello open source e utilizzabile sulle nostre schede video. È ovviamente un'azienda cinese perché ormai stanno facendo loro da padroni dei modelli open source, fortunatamente, perché per quanto si possano criticare comunque stanno rilasciando un'enormità di modelli open source, al contrario di tantissime aziende americane che fanno tanta pubblicità ma poi fanno ben pagare i loro servizi, giustamente, perché un'azienda deve pure avere un guadagno, ma facciamo anche onore tutto sommato a queste aziende cinesi che furbamente, ovviamente perché non fanno nulla per niente, ma stanno rilasciando tantissimi modelli molto buoni open source come questo, utilizzabile in due versioni, una da 14 miliardi di parametri, quella più grossa e sostanziosa, e un'altra da 1.3 miliardi di parametri. Questo permette di generare anche a persone che hanno schede video con pochi giga di VRAM e magari potenze non altissime, perché capite che da 14 a 1.3 c'è una bella differenza. L'unica problematica è che per la 1.3 non c'è l'image to video, ma c'è solo il text to video. Ma non stiamo qui a parlarne troppo e andiamo a vedere su ComfUI come generare con il text to video e l'image to video e qualche piccola chicca in più. Ed eccoci qua sulla pagina GitHub di One. Questo modello è già arrivato alla versione 2.1, che viene da chiedersi ma dove erano le versioni precedenti fino adesso, e già stupisce per le sue generazioni. Spesso molto buone ma non sempre perfette, ma sicuramente abbastanza incredibili considerando cosa generavamo fino a poco tempo fa. Diciamo che se la batte molto con un One Video, ma sul lato image to video questo sicuramente più avanti. Vediamo che c'è sempre una piccola introduzione dove spiega un po' cosa fa questo modello, poi c'è il video con alcuni esempi che sono abbastanza particolari e impressionanti in alcuni casi. Come sempre fanno uno cherry picking di ciò che è bello e ciò che è particolare, però posso dirvi che si riescono a fare questi risultati. A seguire abbiamo il to-do list che mostra a che punto sono arrivati. Vediamo che è già considerata l'integrazione con ComfUI perché possiamo a tutti gli effetti già usarlo su questa web UI, e quello che manca per entrambi è il diffuser con il multi GPU inference. Vedete che parla di due modelli, il 14 miliardi di parametri e l'1.3 miliardi di parametri. C'è una sostanziale differenza in miliardi di parametri che vi permette anche su schede video non recentissime o potentissime di generare video. Qui sotto ci sono i link per scaricare i loro modelli. Vedete che c'è il text to video da 14 miliardi, l'image to video da 14 miliardi con risoluzione a 720p, l'image to video 14 miliardi con risoluzione 480p e poi il text to video da 1.3 miliardi di parametri che supporta la risoluzione a 480p. Qua sotto spiega che anche l'1.3 miliardi di parametri è capace di generare a 720p, ma loro consigliano di generare comunque a 480 per avere un risultato migliore, come viene riportato qua sotto. Poi vabbè, qua è tutta la spiegazione se non si usa ComfUI, se si usano altri sistemi, ma se noi clicchiamo questi link ci troviamo nella pagina di Hugging Face, che come sempre è praticamente paritaria a quella di GitHub, dice le stesse cose, anche se qua forse devono aggiornarlo perché non è ancora spuntato il ComfUI integration, ma in realtà c'è. Però se noi andiamo su File and Version abbiamo i modelli nella tipica versione di chi pubblica il modello principalmente, e sono divisi in vari
modelli Stiff Tensor che pesano un'enormità, però per semplificarci la vita ci sono altri modelli già sistemati, e come sempre un modo per trovare sia i workflow e sia i modelli pronti all'uso è andare sui ConfUI example di Confi.org, gli stessi che fanno ConfUI. Questa pagina la trovate andando su appunto i ConfUI example che trovate nella pagina di ConfUI su GitHub. Loro per ogni modello che esce fanno questa breve spiegazione, mettono i modelli a disposizione e i workflow, perché questi qua sotto sono i workflow. Se voi li prendete e li trascinate in ConfUI avrete i loro workflow di base. Se clicchiamo su questi link andiamo ai text encoder che servono, ovvero l'UM-T5XXL, che non è lo stesso T5 usato dagli altri modelli, e poi il suo VAE. Se clicchiamo questo link andiamo in questa pagina dove troviamo appunto l'UM-T5 in versione FP16 oppure FP8 Scaled. Considerate che tutta questa generazione andrà a chiedere tanti giga di VRAM, perciò fate delle prove per capire fino a che punto potete arrivare. Io quello che vi consiglio è non sparate troppo in alto, ma partite bassi, poi se vedete che la cosa funziona aumentate un po' di qualità, perché non è solo un fatto di giga ma è un fatto anche di tempo, perché questo modello è molto più lento di un Yuan Video, mi verrebbe da dire quasi il doppio se non di più, anche se useremo delle ottimizzazioni comunque le tempistiche rimangono altissime lo stesso. Perciò una volta scelto cliccate sull'iconcina e scaricate. Se torniamo a questa pagina cliccando sul VAE ci troviamo qui, sul quale non c'è una scelta da fare, perciò fate direttamente download e lo mettete a scaricare. Successivamente loro mettono il link ai modelli. Cliccando qua vi apre questa pagina con tutti i modelli divisi in base a quello che poi andrete a utilizzare. Come spiega sulla pagina prima, loro ovviamente consigliano l'FP16. In questa parte qua sotto viene fatta la leggenda su come scegliere questi modelli. Ovviamente l'FP16 è il più alto, poi si scende col BF16, poi c'è l'FP8 Scaled, che una volta non c'era Scaled, c'era solo FP8, ma se trovate la versione Scaled solitamente è migliore dell'FP8 normale. Infatti la versione sotto è proprio l'FP8 che c'era una volta, che è questo qui con il codice E4M3FN. Il problema qual è? Che comunque sia tutti questi modelli occupano tanti giga di VRAM, ovviamente non l'FP8 più basso, però andate a perdere qualità. Tutto è da considerare in base ai giga che avete di scheda video. Partire con l'FP16 insieme all'UM-T5 FP16 vi chiede tantissimi giga, difficilmente anche su una scheda da 24 giga riuscireste a elaborare. Dovete fare un po' un calcolo di cosa scegliere. Io generalmente preferisco i GUF, che sono i modelli quantizzati, però prima vediamo queste versioni qui. Potete scegliere in base a quello che volete fare voi. Si differenziano fra image to video e text to video. Oltre a questo si differenziano anche in miliardi di parametri. Vedete che c'è l'1.3 che però fa solo text to video, diviso in FP16 e BF16. Di questa versione non hanno fatto l'FP8, probabilmente perché è talmente basso come requisiti, vedete 2,8 GB, che abbassarlo ulteriormente forse si andava a perdere troppo dettaglio e troppa qualità. Dopodiché abbiamo il text to video da 14 miliardi di parametri diviso in FP16, FP8 versione più bassa, FP8 Scaled, e qua sopra abbiamo l'image to video diviso fra 480p e 720p, sempre 14 miliardi di parametri, ma sempre BF16, FP16 e FP8 sia Scaled che normale. A questo giro so che sono tantissime combinazioni, però avete un'enormità di scelta e volendo potete fare 1000 test. Io come dicevo preferisco andare sui GUF perché si risparmiano un po' di giga di VRAM che servono sempre. Perciò andiamo sulla pagina di GUF di CT96 che ha fatto ovviamente la versione solo da 14 miliardi di parametri, perché come dicevo prima neanche Confi.org ha fatto la versione da FP8 della 1.3 perché è già abbastanza bassa da poter essere usata normalmente su forse schede con pochi giga. Questa pagina è dedicata solo al text to video e abbiamo tutti i GUF fino al Q8. Ovviamente se potete usate la versione più alta che solitamente è paragonabile all'FP16 e poi si va sempre più a scendere. Invece se parliamo dell'image to video c'è quest'altra pagina andando sempre in file and version, in questo caso è il 480p. Stessa storia, potete scegliere se fare il Q8 e scendere sempre di più. Perché vi faccio vedere il 480p? Perché secondo me è meglio che partite da questo. Il 720 credo che sia ancora tanto di richiesta, anche se vedo molti che generano con quello. Secondo me chiede troppi compromessi. Alla fine volendo si può fare l'upscaling e pensare di fare video in 4K
4K è ancora troppo presto per queste cose dal mio punto di vista, ma se volete usare il 720p c'è la pagina che ovviamente poi vi linko come dicevo prima, e stessa cosa qua avete tutti i modelli GUF, scegliete voi quello che poi andate a elaborare, i test che preferite fare. Possiamo andare su ConfUI e dove li mettiamo questi modelli che abbiamo scaricato? Apriamo come sempre la cartella di ConfUI, esattamente dentro Models, vedete ConfUI Models. In clip mettiamo il nostro UMT5 XXL, io ho messo l'FP8 Scaled. Fatto questo poi c'è da mettere il modello che va in Diffusion Models, però se voi mettete il GUF dovete metterlo in Unit. Io ho fatto la cartella, ho messo qua i miei due modelli, altrimenti mettetelo in Diffusion Models. Se non lo mettete in Unit, il nodo che carica i GUF non ve lo vede. Per finire abbiamo il VAE. Io anche qua faccio le cartelle, ma non siete obbligati a farle perché preferisco. Qua dentro ho messo il suo VAE. In realtà però, se volete fare l'image to video, manca un modello, non segnalano subito di scaricare, ma che poi vi rendete conto quando aprite un workflow, e cioè se torniamo sulla pagina di là di ConfUI Example, è esattamente questo, il Clip Vision H, che va messo in Clip Vision. Se cliccate qua vi apre questa pagina di Hugging Face, fate semplicemente download, questo occupa 1,2 GB e dovete metterlo esattamente in questa cartella, cioè Clip Vision, messo qua, Clip Vision H. Lo stesso posto dove dovete mettere il Lava Lama thread di un Yuan video. Facendo questo avete tutti i modelli che servono. Ora torniamo su ConfUI. Come sempre fate un manager e update all. Una cosa che ho notato con gli ultimi aggiornamenti, dato che in ConfUI probabilmente non dormono la notte per continuare ad aggiornare ConfUI, è che mi faceva un avviso una volta caricato tutto. Qua veniva un warning perché la mia versione di front-end risultava 0. Questa cosa l'hanno aggiunta adesso, infatti guardando qui dice new front. Se vi dice questa cosa nonostante aggiornate tutto e continuate a fare le varie cose, come dice nel prompt, perché poi ve lo spiega qui dove fa l'avviso, il warning, fate close qui, chiudete questo, andate nella cartella di ConfUI, andate in update e dovete far partire questo update ConfUI but, e fa degli aggiornamenti che a quanto pare il manager non fa. Però mi sembra strano come cosa perché ero convinto che facesse sempre tutti gli aggiornamenti necessari. Anche facendo qua a me non faceva questo cambiamento, ho dovuto proprio lanciare quel bat. In ConfUI ultimamente si stanno dando da fare alla grande con gli aggiornamenti perché non faccio in tempo a fare una guida che hanno cambiato qualcosa, tipo ad esempio se cliccate ora su un nodo potete cambiargli colore velocemente. Poi ci sono altre cose che hanno aggiunto, hanno aumentato l'altezza minima delle note con mio gran piacere. Questo vuol dire che tutti i workflow che ho fatto adesso sballano, perché prima le note le potevi ingrandire come volevi, ma non solo le note, forse anche tutti i nodi adesso hanno un'altezza minima. E vabbè, qua avete 3 icone che vi dicono per bypassarlo, per pinnarlo, per cancellarlo. Come dico in tutte le guide, io ho fatto una guida su ConfUI per partire da zero. Quella guida non è recentissima e adesso sta iniziando a diventare un po' vecchiotta perché l'interfaccia è cambiata tanto. Se voi andate in setting e qua dal menu fate disable, c'è ancora questa interfaccia vecchia che è come ho fatto la guida io. Poi cliccando qui e rimettendo top vedete quella nuova. I nodi sostanzialmente sono rimasti simili, anche se stanno iniziando un po' a cambiare anche quelli. Adesso sto pubblicando una nuova specie di guida fatta con un mio amico dove gli spiego ConfUI e lì c'è l'interfaccia nuova. Quel che vi consiglio è di guardarle entrambe, così vi fate un'idea se non avete mai usato ConfUI. Ma partiamo a caricare il mio workflow. Questo non c'entra niente, è quello che vi fa di base. Facciamo workflow, open. Qui sono nella cartella clonata da GitHub del mio repository con tutti i workflow che trovate in descrizione, e andiamo su One 2.1 e apriamo il primo che è Image to Video. Quando aprite un nuovo workflow del quale non avete i nodi, vi farà un errore, un avviso di tutti quelli che vi mancano. Io cerco sempre di non mettere troppi nodi che non sono inclusi, però qui qualcuno ce n'è e lo vedete dall'etichetta che viene scritta sopra, ma essenzialmente credo sia solo GUF, perché tutti gli altri sono nodi, anche Video Combine, sono nodi che include già ConfUI e dal mio punto di vista conviene sempre dare priorità a quelli perché sono aggiornatissimi da loro e non avete 1000 cose da installare ogni volta, che ricordiamo è sempre meglio evitare di installare 1000 cose su ConfUI di nodi esterni. Ma se vi fa questo errore fate manager, fate install missing custom node
e qua vi fa l'elenco di tutti quelli che vi mancano. Fate la spunta qua sopra, fate install e vi fa tutta l'installazione, dopodiché riavviate la web UI e ci siete. Ora stanno cambiando anche questi pulsanti, perché prima non c'era, se non ricordo male, custom node in workflow. Ecco, questi sono quelli che non sono base di ConfUI in questo workflow. Ok, torniamo indietro, chiudiamo e vediamo un po' come si sviluppa. Io lascio sempre lo stesso template, diciamo, creato da me, perché secondo me è quello più congeniale per capirlo. Come sempre sotto metto le note che spiegano tutto i vari passaggi. Quando aprite un workflow di qualcun altro fate sempre R, vi fa l'update qua in alto, perché sennò non vi vede i vostri collegamenti, altrimenti vede come li ho scritti io e poi vi fa l'errore quando andate a elaborare. Qua siamo sul image to video, perciò è da caricare il modello image to video. Come vedete ho il 480p in versione Q8. Se non volete usare i GUF, collegate il secondo nodo e qua poi selezionate il modello che volete. Se usate un FP8 ditegli che state usando l'FP8, altrimenti di base, se non ricordo male, va con FP16. Qua sotto abbiamo il caricamento del clip, in questo caso io ho l'FP8 Scaled. Purtroppo, come dicevo, non è ancora uscita la versione GUF, in tanti chiedono a City96 di fare la versione GUF perché comunque sono giga di VRAM che uno può risparmiarsi. Pensate ad avere pochi giga e magari riuscite a fare il Q6 del modello, il Q6 del clip e magari riuscite a stare sotto i 14 giga, adesso non so quanto potrebbero pesare. Qui sotto invece abbiamo il caricamento del VAE, che c'è solo lui, vedete perché faccio le cartelle, perché in questo modo ve le metto in ordine alfabetico e almeno è chiaro quello che sta facendo. Scendiamo ancora e abbiamo il caricamento del Clip Vision, che c'è solo nella versione Image to Video, mentre scendendo abbiamo il caricamento dell'immagine. Allora, la risoluzione dell'immagine, da quello che sono riuscito a capire leggendo, è quello che vi ho messo qua. Ci sono essenzialmente due risoluzioni consigliate, ma non siete obbligati a fare queste. Però con queste avete dei risultati migliori, e cioè 832x480 oppure invertito per la versione a 480p, mentre la versione a 720p 1280x720 oppure invertito. Quello che dicevano è che col 720p sarebbe meglio non scendere sotto il 960p nella lunghezza. Io vi consiglio di partire dal 480p perché sono già risoluzioni comunque pesanti, però come dico accetta anche il 512x512 che come tempistiche è tutto sommato più che accettabile. Io qua l'avevo impostato, ma se non volete questo fate 0, però occhio quando caricate l'immagine. Per esempio io carico questa, adesso hanno aggiunto questa cosa qua sotto che mi dice che è 1024x1024. A questa risoluzione vi dico ci mette tantissimo, infatti io non lo faccio perché solitamente così gli dico appunto 512x512, tanto poi eventualmente faccio un upscaling. Se volete fare veramente video ad altissima risoluzione usate sistemi online, perché le schede video per comuni mortali ci mettono tempi veramente mostruosi. Per fare pochi secondi, lasciarla lì ore mi sembra un po' poco sensato al momento, anche perché arrivi alla fine che devi pregare che il risultato sia giusto, altrimenti hai buttato ore a fare qualcosa che svariona completamente. Andiamo al prompt. Con questo workflow voi dovete dirgli cosa dovrà fare questa immagine per tutti i frame che vengono dopo. Quello che mi viene da dirvi è non descrivetegli l'immagine, perché altrimenti lui cerca di rifare l'immagine. Io inizialmente facevo così, descrivevo l'immagine con questi modelli video e poi gli dicevo cosa doveva fare e diventava un pastrocchio. Ditegli solo cosa sta per succedere e partite bassi, non iniziate a dirgli cose incredibili che succederanno. Più frame gli date da elaborare e più elabora il prompt, meno frame gli date e più è facile che non faccia assolutamente niente per i primi frame, cioè non che rimane fermo, ma che non fa tutto il movimento che avrebbe fatto con più frame. Io in questo caso, mettendo questa immagine, che ci sono questi tre tizi, gli ho detto, sono tre amici che sorridono e tengono su una insegna, diciamo, e la camera va sempre più avanti, fa una specie di zoom. In questo modo è poco, sicuramente, era un test che dovevo fare io, più dettagli li date meglio è. Però già così mi faceva cose strane. In alcune generazioni, faccio vedere questa cosa fatta, ecco, vedete? Senza che gliel'abbia detto mi fa sto qua che sgambetta. Gli altri due vanno bene, questo invece sgambetta così. Immaginate di averlo fatto magari per un'ora e mezza e poi vi fa sta cosa, cioè capite? Magari una volta che lo conoscete bene vi lanciate in generazioni così.
prima direi meglio di no, lasciate risoluzioni basse, modelli bassi e tutto. È vero che modelli più bassi, risoluzioni più basse, meno frame potrebbero darvi risultati molto peggiori rispetto a modelli più alti, risoluzioni più alte e più frame, ma non si può avere tutto, quindi bisogna un po' andare incontro alla propria scheda video. Il negative è un negative scritto con gli idiomi cinesi, perché questo modello è fatto da un'azienda cinese e solitamente da quel che ho visto viene lasciato così. Se volete provare aggiungete cose in cinese e vedete se magari migliora il risultato. Se qualcosa che vi fa negativo provate a metterlo e vedete se questa cosa va a migliorare quello che state facendo. Prima di passare alla generazione c'è questo piccolo model shift che non è semplicissimo da capire. Io quello che ho visto e che ho testato è che con questo workflow generalmente a 5 va meglio, però il range che viene consigliato è fra 5 e 8. Non mi viene da dirvi un valore preciso, dovete fare dei test. Una cosa che ho visto è che quando usate i LoRa, perché già ci sono i LoRa e sono anche molto particolari, tanti consigliano di scendere e andare su un valore di 5. Dopo vediamo anche i LoRa annessi. Però passiamo all'elaborazione. Per ottimizzare un po' il tutto, io ho aggiunto il T-Cache, che teoricamente dovrebbe migliorarvi le tempistiche, perché vi posso dire di base così ci mette il doppio di un yuan video. Considerate, se ho aumentato un po' tutto, come la cosa va a peggiorare. Abbiamo la lunghezza del video. Questa lunghezza è strettamente legata poi a quanti frame andrete a fare. Io qua ho messo 12 perché poi vi faccio vedere un passaggio che si può fare dopo. Facendo così vi riesce a fare più secondi, perché se mettete 25 frame dovete alzare tanto la lunghezza. Se mettete 12 non è fluido come avere tanti frame, però almeno vi fa un video un po' più lungo. Batch size se volete fare più video insieme, però pensateci prima di fare sta cosa. Di qua abbiamo il keysampler tipico, cioè il seed, se volete poi fare il fixed o meno, quanti step, generalmente viene lasciato 30, c'è chi si lancia in 50, ma da quel che ho visto 30 fa già dei buoni risultati. Sampler name e scheduler vengono consigliati questi, ho visto alcuni usare l'UniPC BH2 ma non ho ancora fatto delle prove. Mentre per il T-Cache ci sono alcuni valori che si possono cambiare. Allora, se state usando il 14 miliardi di parametri, un valore spesso consigliato è questo 0,275, diciamo fra il 250 e il 300. Se invece usate l'1.3 miliardi di parametri, questo valore va ridotto enormemente, cioè si passa a 0.03. Mettete uno 0 in più qua davanti, in poche parole. Infatti se voi lasciate il mouse sopra, ve lo dice già lui, se usate il modello normale è fra 0,2 e 0,4, ma l'1.3, che è 10 volte più piccolo, deve essere 10 volte più piccolo, perciò mettete uno 0 davanti e dovreste esserci. Qua sotto abbiamo il main device che se lo lasciate così va sulla scheda video, altrimenti potete fare offload device e va sulla RAM. Occhio sempre a usare la RAM perché vi rallenta tutto in modo drammatico quando passa sulla RAM. Se potete usate sempre la scheda video, dategli la precedenza, ma se avete poca VRAM potreste considerare anche questa cosa, vedete come va la generazione, ma non andate a saturare tutto quanto insieme perché sennò si pianta tutto e non ne uscite più. Qua sotto invece dovete scegliere il modello che state usando. Abbiamo l'1.3B, il 14B che sono per il text to video, mentre qui abbiamo l'image to video 480 e 720. Io sto usando il 480 e metto questo. A seguire il by decode l'ho messo tiled, così almeno dovrebbe ottimizzare un po' di più. Poi abbiamo il nostro video combine che potete impostare come volete. Ripeto, il frame rate calcolatelo sul length che avete fatto. Semplicemente fate questo numero diviso questo e vedete quanti secondi vi vengono. Non fate 50 frame al secondo perché non ha proprio senso. Vi conviene fare meno frame, ma come dicevo prima, dopo vediamo un passaggio che può aiutare tutta questa cosa. Passiamo allora al text to video. Facciamo sempre workflow, open, text to video. È essenzialmente la stessa cosa, perciò non sto qua a ripetere tutti i passaggi perché a parte il clip vision il resto rimane tutto uguale. Ovviamente non parte da un'immagine ma parte da una latent con le risoluzioni che dicevo prima, quelle consigliate, quelle migliori in relazione al modello che avete scelto. Ovviamente qua mettete il text to video e non l'image to video. Alle volte magari vi dimenticate, fate QE e va in errore, poi vi ricordate che dovevate cambiare il modello. Mi è capitato più volte.
Qui dovete proprio spiegargli tutto, perché non parte da un'immagine, dovete dirgli che cos'è il video, cosa riprende, chi c'è dentro, il soggetto, cosa fa, come si sviluppa. Alle volte è più un mix di descrivere bene e avere anche un po' fortuna che venga fuori la cosa giusta, perché magari faccio 30 generazioni e non viene niente, faccio un prompt di 2 parole, genero e viene una cosa bellissima. Non c'è mai una relazione precisa su queste cose. Stessa cosa di prima, qui vedete ho messo 14b perché è il modello 14b per il testo, dopodiché stesse impostazioni e si arriva sempre al video combine. Quello che dicevo prima in relazione ai 12 frame è perché ho fatto un altro workflow che non c'entra direttamente con One e può essere usato anche con altri video che generate, per esempio con un One Video, LTX, quello che volete. Alcuni lo mettono subito dopo, ma secondo me è un po' folle fare questo passaggio dopo la generazione del video, perché se vi va bene vi prende 10 minuti, se vi va male vi prende anche 20 minuti, mezz'ora, un'ora questa generazione, e poi gli fate fare pure l'altra generazione e non finisce più, cioè la scheda video a un certo punto prende, esce con la sua valigetta e se ne va via. Da workflow facciamo open, andiamo in video upscale e apriamo questo workflow. Anche qui se non avete determinati nodi vi avviserà, fate sempre il giro dal manager, install missing custom node e li installate. Cosa fa questo workflow? Una cosa abbastanza semplice. Si carica il video, lui fa un controllo, gli dite di quanto deve aumentare i frame, in questo caso di base è 2, ma solitamente va benissimo 2. Dopo aver fatto l'aumento del frame rate, fa l'upscale dell'immagine e vi restituisce il video upscalato e con l'aumento di frame. Se per caso non volete fare l'aumento di frame, semplicemente fate tasto destro, fate bypass group node, ma se fate questo dovete collegare questo reroute al frame rate, altrimenti vi farà un errore in questo modo. Se invece volete fare l'aumento di frame, tornate a dirgli always e da qua torniamo su. Lui cosa fa? Prende le informazioni del video, il frame rate, gli fps, li moltiplica per il valore che gli date voi, che è 2, e questo valore lo passa al video combine. Ma il valore dei frame lo usa anche per aumentare i frame che esistono già, cioè lui gli dice quelli che ci sono devono diventare per 2 e applica questo modello che scaricherà la prima volta che farete partire questo workflow. Fatto questo, tutte le immagini che ha elaborato le passa qui e fa l'upscale con un modello. Ora questo non è un upscale fantastico, ma dipende dal modello che utilizzate. Io preferisco altri upscale, ma sarebbero eccessivamente pesanti, cioè qua non possiamo mettere un upscale con control net flux che si mette a ogni immagine a fare l'upscale, perché per fare un video di qualche secondo a 25 frame considerate che ogni immagine verrà upscalata. Quindi un video di 3 secondi per 25 viene fuori 75 frame, 75 immagini verranno upscalate. Pensateci a questa cosa quando andate a fargli fare l'elaborazione e soprattutto pensate l'immagine iniziale per quanto verrà moltiplicata. Il modello non è semplice capire quale usare, ma c'è un sito che li raccoglie tutti. Se voi andate su questo, che è OpenModelDB, trovate tutti i modelli più famosi per l'upscaling. Io non vi so esattamente consigliare quale usare, perché sono tantissimi, ognuno dice la sua, ognuno dice che è più bello quello, Nova che è meglio quello, è meglio quell'altro. Una cosa che vi posso dire è occhio a lanciarvi con i 4x, perché io ero partito con i Nomos 2 4x. Se fate un video veramente di tot secondi con tanti frame diventa un qualcosa di lunghissimo, ci mette tantissimo. Perciò alla fine sono arrivato con questo modello, il Real SR BSR Gun DFO di Sweeney R, è un nome lunghissimo, per 2 gun, per 2, non per 4. Cosa vuol dire? Che se faccio un video a 800, cos'è che era? 830x480 non arriverò al 4K, ma non ha senso fare degli upscale così grossi perché verranno comunque male. Non è magia questa, Sono cose che per dare dei risultati così belli hanno bisogno di passaggi molto pesanti. Quel che vi dico è va bene, l'upscale fatelo, vi consiglio questo, lo trovate qua se cercate 2x, qua sotto troverete tutti quelli Sweeney R a 2x. Non so proprio quale sia la differenza fra questi codici perché non viene spiegato da nessuna parte. Questo sito li mette ma non c'è una spiegazione, anche perché se entrate vi spiega, vi dice qualcosa ma non niente di più. Fate dei test. Comunque una volta che ha fatto tutto sto giro vi fa il vostro video upscalato con l'aumento di frame. Facendo per 2 e lasciando 12 come vedevamo prima, per esempio qua, vi farà un video
ho aumentato il doppio di risoluzione a 24 frame e secondo me diventa già più che accettabile. Dovete un po' testare i modelli che possono andare bene sulla vostra scheda video. Io una cosa che vi posso dire: è molto lento, molto, rispetto a un Yuan Video. Questo aiuta il T-Cache, perché senza il T-Cache sarebbe ancora più lento. Tanti usano il Sage Attention, ma per installarlo è un delirio su Windows. Dovete installare un sacco di cose, non è detto che funzioni bene, non c'è ancora un metodo semplice e non voglio fare una guida dove faccio impazzire la gente per installare una cosa. Solo che col T-Cache e col Sage Attention si dovrebbe risparmiare in totale il 50% di tempo nel generare e avvicinarsi a un Yuan Video, ma già così risparmiate qualcosa. Voi fate un po' di prove. Consiglio che vi do io: non sparate risoluzioni alte, non sparate modelli troppo alti se non potete, e partite molto sobri. Ma vediamo proprio l'ultima cosa, che sono i LoRa. Se noi andiamo sul nostro carissimo CVTI, io ho già impostato filter su LoRa e One Video. Ovviamente tolto tutto, ma se voi selezionate questi pulsanti e togliete blur vedrete anche le cose not safe for work, ma One è censurato, non è come un Yuan Video che fa qualsiasi cosa. Però vedete, questo è bellissimo, questo vi permette di far pasticciare le cose e le persone ed è veramente fantastico, perché viene così, vi assicuro, vi lascia stupiti assolutamente del risultato. Non so come caspita faccia, perché è incredibile. Se volete usare questi LoRa semplicemente li scaricate, dopodiché cartella LoRa in Models, ho fatto la cartellina io per dividerli, ne ho già messi alcuni, poi scendete qua sotto, vi dice lo shift A5 e glielo impostate qua, T5. Spesso fanno riferimento anche ai nodi di KJ, io pensavo servissero quelli per forza, ma in realtà no, vengono comunque bene le cose anche usando i nodi base. E vi fa l'esempio del prompt, voi ve lo copiate e poi dovete togliere le parole dedicate a questo. Per esempio lui fa riferimento al topo iniziale, che è questo qua. Qui se cliccate la i vi fa vedere il suo prompt, lo copiate così com'è, che è lo stesso che c'è sotto, ma cambiate la parola. Per esempio se mettete una persona, un uomo, una donna, mettete un uomo, ovviamente mettete man, woman, qui the woman e ripetete tutte quelle robe lì. Qua dice che una persona pressa e qua li togliete rodent e mettete l'oggetto, la persona o qualsiasi cosa e poi lo fate elaborare. Stessa cosa per tutti gli altri modelli che mettete. Al momento non ce ne sono tantissimi, ma stanno aumentando perché nel giro di pochi giorni ne hanno messi un bel po', sta iniziando a diffondersi. Però questi sono belli, sono divertenti. Anche questo vi fa fare la Duken di Street Fighter, devo ancora provarlo. Quando mettete un LoRa, quello che ho notato, al di là che dovete poi collegare questo a questo, perché altrimenti non ve lo prende, i tempi si allungano, probabilmente perché si aggiunge un altro modello, ma a me si allungano un pochettino, considerate questa cosa. E il LoRa potete metterlo sia nell'image to video che nel text to video. E con queste generazioni potete iniziare a scaldare la scheda video prima che le temperature inizino ad aumentare e che arrivi la primavera e l'estate di conseguenza. Sicuramente uno dei lati migliori di One non è la velocità di elaborazione, perché è veramente lento, i risultati però sono spesso molto belli e l'avere l'image to video aiuta tantissimo, perché è sicuramente bello poter generare completamente una scena con un'intelligenza artificiale, però attualmente non ci seguono ancora in modo preciso, quindi si finisce per aspettare veramente tanto tempo e avere una scena completamente piena di allucinazioni o cose che non ci servivano. Avere un image to video che funziona è una fase iniziale che potrebbe aiutarci per arrivare poi alle generazioni vere e proprie fatte bene. In questo caso è veramente buona la generazione dall'image to image, soprattutto se unite i LoRa, e come vi facevo vedere nella guida alcuni sono veramente divertenti, tipo questi che ho fatto con questa immagine di questo cane. Sicuramente per molti di voi saranno un ricordo di un altro servizio che c'è online, se non ricordo male è Runaway, che dà questo tipo di effetto. Però la cosa interessante è che, se non ricordo male, questo autunno forse era stato lanciato questo effetto su Runway Gen 3 e subito veniva da pensare, caspita, i servizi online sono veramente potenti e sono quasi irraggiungibili al momento, e tempo 4-5 mesi lo facciamo in locale sulla nostra scheda video in 10 minuti, un quarto d'ora, meno sulla mia.
per alcuni ho visto tempistiche mostruose, vedo su Reddit gente che con le 3060 lascia lì anche 1 ora e mezza, 2 ore di generazione per 4 secondi. È bello poter generare in locale, però effettivamente a quel livello lì diventa troppo per così pochi secondi. Ma consideriamo sempre una cosa: qui stiamo generando completamente da zero. Può sembrare un gioco per tanti, ma per alcuni che producono, spendere un'ora anche per fare 4 secondi un video che poi è utilizzabile, perché se non chiedete cose troppo incredibili vi segue e sono abbastanza credibili, potrebbe essere comunque un ottimo risparmio di tempo, perché se io devo mettere una clip di pochi secondi di una persona, di un paesaggio, di un qualcosa che si muove, magari anche facendo l'image to video, senza dover andare a riprendere quella scena, senza dover fare del CG, senza dover fare cose avanzate, tanto di guadagnato, perché sono ore e ore e ore e ore risparmiate. È ovvio che se uno lo fa per hobby, lo fa per divertimento, buttare mezz'ora del proprio tempo per avere un video di cui non se ne fa niente è ovviamente qualcosa che lascia il tempo che trova, però ognuno lo fa secondo le proprie necessità, diciamo. Per concludere vi faccio vedere un piccolo confronto con il text to video fra un Yuan Video e One 2.1, cercando di fare le cose il più simile possibile, con il modello Q8 per entrambi, con il text encoder che per entrambi non è goof e con una risoluzione paritaria che va bene per entrambi i modelli. Su questa base fatevi un'idea voi fra quale dei due è migliore, ma per l'image to video vediamo probabilmente nel prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti, così vedete anche i post, vedete tutto e siete parte di questa community. Ma ricordatevi sempre che c'è il server Discord, dove è possibile parlare in modo un po' più ampio di questi argomenti, dove ci sono più canali, e se volete supportarmi c'è sempre la pagina Patreon, dove pian piano sto aggiungendo post, workflow, video in anteprima e tutto quanto. Sto cercando un po' di gestire tutte le cose perché non è semplice fra abbonamenti Patreon, server Discord e tutto quanto, però sto riuscendo in qualche modo, e ci vediamo allora alla prossima guida. Ciao!